E benvenuti in un nuovo video, eccoci qui. Oggi andremo a provare le nostre munizioni caricate insieme. Mi raccomando, prima di iniziare con il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di commentare il video. Perciò ragazzi, oggi andremo a provare la nostra fantastica munizione caricata insieme. Facciamo un recap: la nostra munizione è caricata con polvere Witawari N550 e la splendida palla della Hornady SST, la Super Shock Type in 165 grani. Io ragazzi vi lascio alla prova della nostra carica e ci vediamo dopo per le conclusioni. Allora, buongiorno ragazzi, eccoci qui e oggi finalmente faremo la prova delle 3 munizioni caricate insieme. Faremo 3 rosate perché come avete visto le munizioni sono assemblate con dose di polvere differenti e quindi dopo gli studi che abbiamo fatto sulla realizzazione di queste 3 munizioni proveremo le 3 rosate e scopriremo qual è la rosata che si sposa più con la canna della nostra carabina. Vi lascio a qualche immagine, ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, eccoci qui, abbiamo fatto la prova delle 3 rosate, adesso ve la mostro un attimino, poi la commenteremo meglio in sede casalinga. Allora, questa è la prima, che sarebbe l'assetto più carico di polvere. Questa è la media, questa è una rosata di 3 colpi, sparate con una Browning senza ottica, senza niente, con le mire metalliche. E questa qui è la terza rosata, che sarebbe la carica con meno polvere. Come possiamo, una prima valutazione al volo, possiamo vedere che la più piccola e la più grande hanno un problema con i nodi che vi ho spiegato in precedenza. Invece, come possiamo vedere, la media addirittura ha quasi copiato il colpo. E detto ciò, io vi lascio e ci vediamo per le considerazioni. Ciao!
Ed eccoci qui, bentornati, siamo ritornati dopo la prova. Adesso andiamo ad analizzare un pochino le rosate che abbiamo fatto nelle prove e ne discutiamo un pochino insieme. Ovviamente avete già visto qualche risultato, quindi avete potuto fare le vostre considerazioni, ma ci tenevo comunque a commentarlo insieme a voi. Come possiamo vedere, questa qui è la rosata della munizione che ha la carica propellente più piccola e come possiamo vedere è molto sparpagliata. Ricordo comunque che abbiamo tirato a una cinquantina di metri con un'arma senza ottiche, con un buon appoggio, sì, questo sì, però comunque un'arma da battuta, quindi non è sulla precisione. Comunque questa munizione a 50 metri, questa rosata, è perfetta già per un cinghiale, però comunque vogliamo ottenere il massimo dalla nostra arma e dalla nostra munizione, perciò studiando e prendendo le misure e utilizzando i giusti calcoli possiamo ottimizzare questa rosata. Come possiamo vedere è molto sparpagliata in modo verticale e questo vuol dire che nel momento dello sparo, essendo la carica propellente più piccola, il tempo di canna è stato maggiore a quello del nodo, perciò quando il proiettile ha lasciato il nostro vivo di volata, la canna era in movimento e come possiamo vedere ha dato una traiettoria non molto costante alla nostra palla. Passiamo poi alla carica propellente più grande che, come potete notare, non solo ha uno scostamento nell'asse verticale, ma un colpo è andato anche qui sull'asse orizzontale. E stessa storia in questo assetto, come abbiamo visto nel video dedicato ai dati sul nostro calcolatore e sul nostro Excel per la frequenza della canna. In questo caso il tempo di canna era minore a quello del nodo, perciò l'abbiamo anticipato, ma come possiamo vedere la canna era comunque in movimento e la rosata risulta sempre ampia. Per poi passare alla rosata che ci ha dato la più grande soddisfazione, perché è proprio quella che noi avevamo studiato per rendere la nostra munizione più costante e più precisa possibile, è proprio questa qui. Ragazzi, io vi posso assicurare che questo colpo un pochino l'ho strappato io, però come possiamo vedere questi qua sono due colpi, e due colpi che ne fanno uno su un'arma da battuta a una cinquantina di metri con le mine metalliche, ragazzi, è chirurgica. Perciò, come vi dicevo, se facciamo i nostri calcoli fatti in un certo modo possiamo ottenere questi risultati. Io, ragazzi, spero di riuscirvi a portare qualche video di qualche abbattimento per poi parlare della resa balistica terminale di questo proiettile e con questo video vi lascio, ma la serie non finisce qui perché inizieremo la ricarica per la nostra bolt action per la selezione. Detto ciò, io vi lascio, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di commentare il video. Io vi lascio, un abbraccio, ciao!